Ciao popolo, sto registrando, sì, eccomi qua. Uno dei pochi giorni di pace in mezzo alle festività natalizie. 2 giorni di riposo e poi l'ultima botta a Capodanno. Allora, oggi, ma già si è visto dal titolo, il terzo e ultimo video sull'Ardesia nera, sull'Ardesia ligure, e praticamente oggi voglio parlare del passaggio, diciamo, di categoria, anche se non è proprio giusto. Però, come al solito, ormai lo sapete, sigla. Rieccomi qua. Allora, cerco di andare veloce perché veramente, se no, di cose da dire ce ne sarebbero. Arriva sempre un punto per tutti i possessori dell'Ardesia in cui si pensa, si crede di aver tirato fuori il massimo da quella pietra e per cui si sente la necessità. Ho detto si crede, attenzione, non è messa a caso. Scusate, si sente la necessità, la voglia di passare a qualche cosa di più, a qualche cosa di più fine, a qualche cosa di migliore, qualche cosa che noi riteniamo migliore, ma anche se in realtà non è proprio così, perché spero in 2 video e anche oggi con questo, col terzo, di essere riuscito a far passare il messaggio che l'Ardesia è una grandissima pietra, la nostra Ardesia ligure è una grandissima pietra, spesso sottovalutata, spesso non sfruttata al massimo. Io intanto do una pulitina. Perché? Perché fondamentalmente l'Ardesia ha tantissime qualità, però è una pietra un po' lenta. E visto che è una pietra che viene spesso consigliata come prima pietra naturale da finitura, chi la utilizza, magari ancora non troppo esperto, ha paura di starci troppo sulla pietra, per cui ci sta poco, non usa la giusta pressione perché ha sempre paura di esagerare, per cui alla fin fine la nostra Ardesia non viene mai sfruttata veramente al massimo delle potenzialità. E quando viene sfruttata bene, l'ho già detto, raggiunge ottimi risultati, eccellenti risultati. Però ci sta. Entra la passione, entra la voglia di migliorarsi, entra la voglia di comprare qualche cosa di nuovo. Allora, io oggi vi voglio dare un consiglio. Non passate subito ad una nuova pietra, o meglio, passettino indietro. Se passate ad una nuova pietra, l'artesia la dovete completamente mettere da parte. E mi spiego, se parlate di pietre europee, di pietre occidentali, o finite sull'ardesia o finite su un'altra pietra, per cui a quel punto l'ardesia non ha più motivo di essere, sta lì, magari utilizzate una volta lei, una volta una pietra. Nel caso particolare, un accoppiamento che non vi consiglio mai di fare è quello dell'ardesia con la belga gialla. Perché? La belga gialla non è una pietra estremamente fine, ma è estremamente dolce. Per proprio la forma, l'abbiamo detto fino alla nausea, proprio per la forma sferoidale, icoesaedrica che hanno i granati che porta all'interno, quindi i granuli abrasivi sono molto sfaccettati, sono molto arrotondati, per cui non avrebbe molto senso accoppiare l'ardesia con la belga gialla, perché si unirebbero fondamentalmente due abrasivi talmente diversi e quelli dell'Ardesia in questo caso vanificherebbero il lavoro, l'ottimo lavoro, l'eccellente lavoro di quest'altra tipologia d'abrasivo, quindi dell'abrasivo che si irriga il bevel, si lascia alla fine del lavoro evidenti marchi, ma quei marchi sono molto molto dolci. Infatti la caratteristica universalmente riconosciuta delle belghe è la dolcezza. Dolcezza che raggiungono già senza salire di grit in modo troppo elevato. Quindi
se cambiate pietra, bisogna totalmente cambiare strada, modo di affilare. Allora, spesso, succede spesso, per quello ho voluto fare questo video e mi devo spicciare perché mi sto incartando, il passaggio quasi naturale dopo l'Ardesia è quello di andare su una pietra giapponese, magari non di pregio, non di altissimo livello, eh, e allora, prima di magari declassificare l'Ardesia a penultimo passaggio da prefinitura per poi mettere una pietra giapponese che magari ancora non conosciamo bene e compagnia cantando, io vi voglio dare un consiglio. Pietra giapponese dopo l'Ardesia o con l'Ardesia è una bella accoppiata Occidente-Oriente, però facciamoci furbi, prima di comprare una pietra vera e propria, perché non proviamo con delle Nagura? E adesso vi faccio vedere, cambiamo un attimo. Allora, qui è un po' scuro, però purtroppo le Nagura poi sono colorate. Spero che si riesca a vedere. Sul piatto, sul tavolo c'è l'Ardesia. Allora, cominciamo a fare una prova. Ma se io compro una Tomo o una Nagura, anziché comprare tutta la pietra, chiaramente avrò un grosso risparmio, per cui posso andare con Tomo, questa nel caso particolare è una Shobudani, posso andare per esempio con una tranquillissima Shoniyama morbida, quindi anche questa nella zona est del Monte Atago, stiamo parlando sempre lì, dove ci sono le cave migliori. Posso scendere leggermente di grit, per esempio con una Tsushima, quindi continuo ad usare l'Ardesia, però magari parto prima un po' più in basso, faccio una fanghiglia leggermente più abrasiva per ridare brio al filo e poi uso una tomo da finitura. Posso usare tomo durissime, come in questo caso, questa è una Ozuka Saggi. Oh, ecco, sempre un Ozuko, questa è una microscopica, non so se si riesce a vedere, guardate in due dita come sta, grande quanto un dado da cucina, una Ozuko Karasu. Oppure posso andare col classico trio delle Asano Shiro Nagura, quindi Bodan, Tenjo e Megiro. La Megiro non si vede, però eccola qua. Perché ve le sto facendo vedere tutte? Mi sono portato anche un Agugio, ok? Perché ve le sto facendo vedere tutte? Ricambio un attimo inquadratura. Perché attenzione, dobbiamo prendere in considerazione due valori in assoluto: la velocità della Tomo o della Nagura che andiamo ad usare sopra la nostra Ardesia, e la dobbiamo prendere in considerazione perché l'Ardesia è già una pietra lentina. Se sopra poi ci mettiamo un'altra pietra abbastanza lenta di suo, magari otterremo comunque un ottimo risultato. Per esempio nel caso eccola qua, della Megiro. Se io vado a fare una fanghiglia di Megiro sopra un'Ardesia Ligure, sicuramente alla fine dell'affilatura avrò un risultato eccellente. Però mettiamo in preventivo, cerchiamo di non scordarci mai che stiamo accoppiando due pietre molto fini ma molto lente. Per esempio, ancora più eclatante, se io vado a prendere lo Zuko, e questa mi serve per far vedere, per introdurre il secondo, con lo Zuko avrò un risultato ancora più lento, perché lo Zuko, anch'essa pietra finissima, ma che ha bisogno dei suoi tempi, quindi accoppiando questa fanghiglia ricavata con la Tomo Dozuko con un Ardese Ligure, siamo lì, ottimi risultati, a patto che si sappia che c'è bisogno di dargli tutto il tempo necessario. Perché dicevo lo Zuko mi fa introdurre l'altro argomento? L'altro argomento è quello delle durezze in ballo, e questo vale per tutte le affilature a fanghiglia. L'Ardesia Ligure, da sempre qui,
vedete, non asciuga molto velocemente perché l'ho tenuta un po' in acqua mentre preparavo tutto l'ambaradan. Stavo dicendo, l'ardesia ligure è comunque una pietra dura, molto non durissima come una novolite, ma la possiamo classificare tranquillamente come una pietra molto dura. Quindi dobbiamo stare attenti al grado di durezza o morbidezza dell'atomo che gli andiamo a scegliere, tomo, nagura, fate voi. Perché? Perché questo cambierà le proporzioni degli abrasivi che vengono portati nella sospensione. Mi spiego. Se io faccio una sospensione con questa Megiro, una Sano Shinonagura, molto molto morbida, talcata, gessata, non sarà neanche un livello 3 di durezza, e la vado a strofinare sopra l'ardesia, che situazione avrò? Che gli abrasivi in basso sono quelli portati dall'ardesia, quelli che rimangono ancorati al piano d'affilatura. Gli abrasivi in sospensione saranno quasi totalmente al 100% della Megiro. Chiaramente, mano a mano che aumento in proporzione la durezza, per esempio, ecco, come può essere il caso di questa piccola Shobudani, che penso che più o meno ce l'abbiamo quasi tutti nel cassetto, che è una pietra morbida, ma non morbida come una Sano Shinonagura, questa sarà un livello 4. Allora, più aumento la durezza dell'atomo e più avrò una sospensione che porta abrasivi misti. Più vado su una pietra, su un atomo dura, come può essere questa Ozuko Asagi, veramente dura, vetrosa, eccetera, eccetera, e più avrò abrasivi pochi dell'atomo e in maggioranza, in maggior parte, della ardesia nera. Quindi ho portato solo dell'altra a far vedere. Questa è una Shoniyama morbidini, anche questa siamo a livello di quella Shobudani di prima, questa è un 4, ma anzi forse un pelino più morbido. Allora, fatto tutto il pippone che è durato 12 minuti, adesso cominciamo a farla lavorare. Allora, c'è un'inquadratura un po' diversa dal solito, vedete, ci stanno dei simbolini eccetera eccetera, perché intanto approfitto per fare un test. Approfitto per fare un test perché vedete che adesso finalmente ho il mouse, quindi quando dico guardate a destra e guardate a sinistra sto leggermente più comodo. Spero che si veda bene. Per esempio in questo caso, tanto per farvelo vedere, ho dato, ecco, forse la linea è questa, ho dato la preferenza alla messa a fuoco. È un gold dollar, vediamo se riesco a migliorarla un po'. Ho dato la preferenza, guardate, questa fascia è più o meno a fuoco, il resto dell'inquadratura non è a fuoco, perché a noi quello che ci interessa veramente è vedere il livello di finitura che noi riusciamo a creare in questa zona, cioè in tutta la zona, chiaramente anche di qua e là. Per cui per chi utilizza il microscopio, per le feste se ne è regalato uno, non cercate di guardare qui al centro, non aspettate come al solito, che bello, posso pure cancellare, cioè non guardate questo, che bel bevel, quanto è liscio, quanto è lucido, come bella la satinatura, perché sì, quella può essere una soddisfazione che uno si prende, ma quello che a noi ci interessa è che il microscopio ci faccia vedere questa zona qui, è quella da tenere sott'occhio. Poi tra l'altro, già che ci sto, così cancelliamo tutto e cominciamo. Questi sono 320 ingrandimenti, quindi stiamo parlando di un forte ingrandimento. Ho preso il gold dollar sia per non sminchiare i suoi buoni spessi video, e perché poi il gold dollar ha un bel bevel alto, per cui a 320 ingrandimenti riempie bene l'inquadratura. Allora, andiamo sul piano di lavoro. Io ho un consiglio che mi sento di dare, una
di tutte le pietre che vi ho fatto vedere, il mio consiglio si riduce alla scelta tra queste, tra un livello 4, una Shobudani, una Megiro, oppure un'altra pietra da finitura, anzi, no vabbè, poi diventa troppo lungo. Comunque, insomma, un'altra pietra da finitura morbida, quindi tra un livello 4 oppure un livello 3, ma mettendo in conto quello che vi ho già detto. Quindi, visto che sul video non ve le posso far vedere al lavoro tutte quante, secondo me un'ottima accoppiata è con questa Shobudani, perché è una grande pietra da finitura, ha una durezza alta ma più bassa dell'Ardesia Ligure, per cui intanto finalmente comincio, perché sono 20 minuti di chiacchiere, se no qui vedete, molto semplice tirare fuori la sospensione, c'è pure troppa acqua, ma penso che un po' la dovrò togliere, userò il rasoio a mo' di cucchiaino per toglierne una parte. È molto molto liquida, però adesso, per dare la giusta densità all'impasto, avendo messo troppa acqua sul piano di affilatura, sul piatto della pietra, adesso devo produrre più fanghiglia, altrimenti non mi viene della giusta consistenza e vado a fare lavoro a vuoto. Quindi adesso vedete, sembra tanta, ma guardate qui, lo vedete quanta acqua c'è, si riesce a vedere il pulviscolo tirato sopra, tanta, troppa acqua, vabbè, però dai, ci siamo, sono belli video così, perché ricordate la riga fatta un po' qualche video fa per prendere sempre lo stesso punto, inquadrare sempre lo stesso punto sotto il microscopio? È rimasto lì, non è che ho perso tempo a cambiarla. Per cui adesso le solite cose qui, ormai come movimenti d'affilatura non c'è più niente da dire a nessuno, se state seguendo i video siete diventati più bravi di me. Adesso a livello, io personalmente, quando le pietre sono molto molto lente, mi affido quasi esclusivamente al sacrosanto cerchietto, perché è quello che mi fa coprire più strada ad ogni singola passata, quindi il rasoio, il filo rimane più a lungo, per ogni passata sviluppa più metri, insomma. Quindi quando ho una pietra lenta preferisco fare di questo. Adesso una parte della sospensione la sto praticamente abbandonando, sempre per poter lavorare su la giusta quantità. Anzi, veramente potrei fare una cosa. Allora, adesso è fuori inquadratura quella che sto usando. Prendo un po' di carta, uso questo, il rasoio a mo' di paletta, e la butto giù. Quindi cerchiamo proprio di ridurla. Io sono contento quando succede il problemino in diretta, perché succede a tutti. Beh, sai, è facile far vedere i video dove va tutto bene, dove funziona tutto. Poi tutti tra le quattro pareti di casa nostra, quando affiliamo, abbiamo sempre il problemino, no? La pietra che non è dritta, o la pietra che è sporca, o ecco, ho sbagliato con l'acqua, e l'acqua è poca e l'acqua è troppa. E forse qualcuno si poteva trovare un attimo in difficoltà, dice beh, è successo questo e adesso? Quindi penso che prima o poi farò proprio un video di quelli fantoziani, cioè l'affilatura fantoziana, quella dove tutto quello che può andare storto è andato storto. Sempre dell'idea che dagli errori
si impara molto di più. Fare un video dove si passano minuti, minuti e minuti a strofinare un rasoio su una pietra, dove il risultato è praticamente quasi scontato, che senso c'ha? Quindi adesso io non mi sto a divertire, sai, a fare gli otto e le virgole, i movimenti a uscire, i tergicristalli, movimenti classici. Stiamo parlando di una pietra che ha fatto da scuola a tanta gente, quindi usiamola. Usiamola per quello che deve essere, come una pietra da apprendimento. Mi voglio mettere proprio nei panni di quelli che tanto felici, mi immagino adesso sotto le feste di Natale, chi non ha iniziato con l'affilatura ha comprato la sua prima pietra naturale, che molto probabilmente è proprio questa. Quindi sta combattendo, sta facendo le prime esperienze con l'ardesia. Chi aveva già l'ardesia e per tutto quel pippotto che avevo fatto all'inizio ha deciso che era il momento di fare il salto e chiedere qualche cosa di più alla pietra, e anziché, come andrebbe fatto, cercare di ottenere il massimo dall'ardesia, che tra l'altro c'è una puntina di sporco, vedo una riga da qualche parte, c'è qualcosa di sporco. La pietra stavolta l'ho solo lavata prima di iniziare a fare il video, ma penso che una strofinata, una spianata per ripulirla, vedo, non so se voi riuscite a vederlo, lo vedete questo puntino? Deve essere qualche cosa che gli si è seccato sopra, perché lo sento al passaggio della lama. Ecco, vedete? Altro problema. E tra l'altro fa una riga che non dovrebbe fare poi in corrispondenza. Adesso quella mi rendo conto che voi non riuscite a vederla, però va sicuro che io ad ogni passaggio la sento, ma ci passo sopra tranquillamente, perché insomma alla fine non sarà il rasoio pronto per la rasatura. Questo è veramente un test perché l'ho detto prima ma lo voglio ridire. Secondo me il sistema dell'Enagura è un ottimo sistema per avvicinarsi alle pietre giapponesi senza spendere un capitale. Quindi una pietra di base, una toishi su cui far ruotare queste fanghiglie, ce l'abbiamo, la nostra ardesia ligure, ma non è una pietra giapponese, non fa niente. Intanto mo andiamo a vedere cosa sta succedendo. Mi fermo adesso perché, aspetta, sposto la pietra. Adesso ha iniziato a diventare cremosa la sospensione, quindi da adesso va valutato il risultato, per cui è come se questa fosse una fase iniziale. Quanto sarà stato? 2-3 minuti. Aspettate che io intanto, mentre chiacchiero con voi, metto il rasoio sotto il microscopio. Allora, aspettate, eccola qua. Oddio, qua devo fare un passaggio doppio. Devo fare un passaggio doppio, quel passo per un altro programma per poter scrivere sopra. Però non so se riuscite a vedere che cosa è già successo rispetto a prima. Allora, guardate, vi ho detto che è una situazione intermedia, per cui il filo si è esteso tantissimo. Calcolate che siamo a 300, i famosi 320 ingrandimenti ottici. Quindi guardate come è ben steso il filo, ancora non è tirato alla morte, però è ben steso. Molto probabilmente c'è anche quel problemino che sento sotto la pietra. E poi adesso, se proprio vogliamo guardare il bevel, guardate ancora quanto si vedono i vecchi marchi di affilatura. Li vedete? Io sto facendo una riga a fianco. Perché questa volta i marchi di affilatura sono visibili? Cioè, ma la Shobudani è una pietra che fa sta di natura,
Sì, ma non sta lavorando da sola, ho detto, qui la fanghiglia è mista, o quantomeno il lavoro è misto, perché ogni passaggio di rasoio sulla pietra sotto a contatto prende gli abrasivi, quindi viene influenzato dal carattere dell'ardesia e poi anche aiutato in tutto questo all'impasto che è stato fatto con la shobu. Quindi il potere di satinatura della shobu non è assoluto, è mitigato dal potere, dalle caratteristiche di affilatura della Ardesia Ligure, scusate, ogni tanto mi inchiodo, dell'Ardesia Ligure che non satina, anche se usata a fanghiglia. Potere di satinatura è poco, per cui ritornando a queste immagini, vedete, a noi ci interessa questo, sta lavorando meravigliosamente la pietra, c'è comunque una buona pulizia anche del bevere se uno vuole un risultato esteticamente valido, perché ripeto, qui stiamo a 320 ingrandimenti. Adesso facciamo così, ripuliamo tutto, ritorniamo sul piano di lavoro prima che si asciuga, quindi mi riprendo. Nel frattempo però, ecco, per esempio, adesso si è indurito, ma bisogna mettercene poca, ma pochissima, proprio le goccine, altrimenti si va in diluizione e si perde ancora ulteriormente di lentezza. Io non sono ancora arrivato al livello finitura, quindi via la pressione, ultime passate, proprio a mano leggerissima, tanto per dare una leccatina al filo. Io ancora sto lavorando, anche perché sfatiamo pure un altro mito, la famosa rinfrescatina che si sente in giro. Oggi ho rinfrescato il Friudur, oggi ho rinfrescato il Goldorla, oggi ho rinfrescato. Non è una leccata di faccia, è un'affilatura a tutti gli effetti. Perché se sentiamo l'esigenza di rimettere il rasoio su pietra, vuol dire che quella, l'ultima sbarbata che ha fatto non è stata confortevole come le prime, abbiamo sentito la differenza, quindi c'è bisogno di affilare, non fare le chiacchiere. E però, visto che bisogna esportare poco materiale, affiliamo con una pietra molto fine, quindi che ha un bel potere lucidante, non accoppiato a forte capacità di asportazione, perché quello è riservato veramente non alle pietre che vado sempre a sponsorizzare io, quelle dal buon rapporto qualità-prezzo. Quelle pietre esistono, però sono pietre di un altro livello, di un'altra categoria e purtroppo di un altro costo. Insomma, vabbè, che è arrivato Babbo Natale, ma alle favole non ci crediamo più. Si può fare tanto, si può lavorare tanto in soddisfazione con delle pietre dal buon rapporto qualità-prezzo, andando a scegliere magari ecco la pietra più fine ma anche se un po' meno veloce, andando a scegliere oppure la pietra veloce rinunciando però magari a un minimo di finezza. Ma se uno vuole la pietra di prestazione, la pietra fine e la pietra che è contemporaneamente anche veloce, c'è bisogno di esemplari di pregio, c'è bisogno di esemplari di qualità e quelli purtroppo costano. E non mi sto riferendo necessariamente alle giapponesi, cioè, per me sapete che la pietra giapponese è l'affilatura alla giapponese è proprio una passione, mi piace, ma il principio vale per tutte le pietre. Ci sono le belghe da 100 euro e ci sono le belghe da 1000. Dice ma sempre belga è? No,
perché magari quella 1000 di vecchia avena, io non sopporto quando dicono la belga vintage. Belga vintage non vuol dire niente, dimmi l'avena, dimmi che è una pietra scavata prima del 1950, prima del 1930, prima della seconda guerra, allora mi dai un'indicazione di un'avena che non esiste più, chiusa. Vedete, in questo le giapponesi, anche se sembra, cioè anche se si corre il rischio di andare in confusione, sono molto più precisi, molto più pignoli, perché ti dicono non la pietra presa su quella montagna, no? Presa da quella cava, e ti dicono il nome. Ci sono cave che distano tra di loro pochissimi chilometri, tra Nakayama e Shobutani e Narutaki. Ma non dico che si faccia a piedi, ma con la bicicletta uno allenato se lo fa il giro. Mentre con la belga magari cave adesso dismesse, che erano distanti pure quelle da poche, divise da poche vallate, non hanno avuto questa classificazione netta. Dice, sai, la belga della Val, non dico i nomi perché non proprio la geografia del Belgio non la conosco, della Val questa o della Val quell'altra, del monte questo o del monte quell'altro. La belga è belga. Poi abbiamo scoperto che nel corso degli anni le vene più prolifiche, le vene più produttive e le vene che hanno tirato fuori gli esemplari migliori si sono esaurite, per cui sono state chiuse o comunque abbandonate. E le pietre moderne, pur conservando un'ottima qualità, non arrivano a quei livelli delle pietre di vecchia avena. Ecco, a me se mi dite vecchia avena posso pure capire, vintage, perché ci può essere una pietra vecchia di 50 anni estratta dalla stessa vena da dove la stanno estraendo adesso, perché quel ramo, quella miniera, quella particolare vena ancora non si è esaurita, per cui ho cavata nel 1970, ho cavata nel 2020, ma se viene dalla stessa vena le caratteristiche quelle so, per cui vintage a me dice poco come classificazione. Vabbè, comunque stiamo divagando. Quindi era solo per dire, il discorso è iniziato dicendo sì, belle le pietre, il rapporto qualità-prezzo a me piacciono molto, anche perché sono quelle le pietre che avvicinano le persone al mondo dell'affilatura, perché una delle paure iniziali è fare l'investimento economico. Dico sì, io mo mi devo comprare il rasoio a mano libera e poi mi devo comprarmi un paio di pietre, una almeno naturale e una sintetica, e mi devo comprare la coramella e devo comprare il pennello e quello e là, e poi se non sono capace, e poi se non mi piace, e poi se non mi trovo. Per cui molta gente rimane frenata. E allora, ripeto, per me la pietra dal buon rapporto qualità-prezzo è la pietra simpatica, è la pietra che fa avvicinare l'utente. Ok, qua puliamo. Il principiante, anzi quello che ancora non ha neanche principiato, che fa avvicinare più facilmente al mondo della rasatura tradizionale. Facciamo così, dai. Oh, io intanto ho dato una pulitina. Avete visto come ha totalmente cambiato colore la fanghiglia, ormai qualche cosa deve essere successo. Allora, chiacchierando. Addio, aspettate che a 320 ingrandimenti come muovo, quindi vi evito il mal di testa. Prima metto a fuoco. Ok, eccoci qua. Beh, oddio, non è manco troppo messo a fuoco. Ok, un punto X qualsiasi è. Ah, ho detto come se tocca. Guardate pure qua. La vedo già da sfogato. Guardate che bella zona questa. Allora, spero che sia sufficientemente nitido perché sennò qui non arriviamo più. Allora, guardate come stanno sparendo i marchi di affilatura, ma ancora sono visibili.
Però vedete come sono accennati, non sono profondi, ripeto, 320 ingrandimenti, per cui questo con una lentina, quello che vi sto evidenziando con una lentina X qualsiasi, non sarebbe proprio possibile vedere. Quindi marchi di affilatura che stanno sparendo e non sono spariti, la satinatura che ancora non c'è e non ci sarà mai, forse questo è leggermente satinato, sì, anzi, senza il forse, questa è una leggera satinatura perché non vedo specchiature, non vedo bevel brillante, una leggerissima infarinatura di granulosità c'è, e questo è proprio il risultato del lavoro delle due pietre accoppiate. Ma guardate, a 320 ingrandimenti, io purtroppo non ho la mano molto ferma, ripeto, e stiamo parlando di un gold dollar. Guardate che filo tirato che è uscito fuori solamente utilizzando la vecchia classica ardesia ligure, quella, la prima pietra di cui ci siamo affezionati tutti quanti, utilizzata con, aspettate, ve la metto di traverso per farvela vedere meglio, tanto abbiamo finito, non vado più avanti, non vado oltre, sarebbe stupido. La vecchia ardesia ligure con una tomo molto molto commerciale, di solito questa la mettono come omaggio quando uno compra una pietra giapponese. I giapponesi sono più gentili dei commercianti nostri, per cui guardate, con veramente 4 soldi, guardate che cosa si riesce a fare. Se voi, ecco, calcolate anche una cosa. Guarda, sto controllando, sto a 37 minuti. A un quarto d'ora dall'inizio della registrazione ancora non avevo messo la mano alla pietra. Ci siamo fermati al microscopio, non è stata come faccio di solito quando sto in privato, un'occhiata, fammi vedere e via. E uno si ferma, chiacchiera, spiega, ti faccio vedere questo e ti faccio vedere quell'altro, ma vedi qui com'è il filo, guarda qui la satinatura che non è quella della Shobu ma non è neanche quella dell'Ardesia ligure. Quindi alla fine, se andiamo a togliere tutti questi tempi morti, tutto sommato diciamo che l'Ardesia avrà lavorato 20 minuti, un quarto d'ora, più 20 minuti. È una pietra lenta, perché è una pietra lenta. La Shobu è già più velocina, quindi ci vuole il tempo che ci vuole, ma si ottengono dei risultati meravigliosi. Conclusione di tutta questa pippona: perché oggi Ardesia più Nagura, chiamatele Baut, anzi chiamatele Baut se state utilizzando dei frammenti di pietre europee, una belga gialla non ha la sua Tomo, ha la sua Baut. Chiamatele Tomo se state utilizzando delle pietre giapponesi, frammenti di pietre più grandi. Chiamatele Nagura se sono frammenti di roccia calcarea, insomma, cerchiamo di prendere un minimo di linguaggio. Perché non vi ho detto subito, siete stufati, avete visto che avete tirato fuori tutto quello che c'è da tirare fuori, adesso è il momento di passare a queste. Nakayama Kita. No, perché comunque questa c'ha un costo, questa ce n'è un altro. Queste ce n'hanno un'altra ancora, ma vanno come il veleno se sono certificate, se sono buone. Quindi voglio dire, volete passare a provare qualche cosa di più? Perché non fare come ho fatto io oggi?
continuare ancora a lavorare sull'ardesia. Ah, un capello. E questo è buono per dopo. Aspetta che questo... e questo me lo metto da parte. Allora, perché, ecco, non fare così? Investendo pochissimi euro, frammenti, pietre, ma buttate proprio così. Cioè, comprare una Tsushima da banco c'ha un prezzo, ma comprare una Tomo, un cubetto di 4x4 di Tsushima, c'è un altro. Allora, la Tsushima sull'Ardesia Ligure ci faccio il medio grit, ci faccio un medio grit avanzato, riprendo bene, rinfresco il filo del rasoio, poi mi faccio il passaggio sulla Shobu. No, io però mi avevano regalato un Oniyama, un pezzetto d'Oniyama e poi il principio non cambia. Voglio far pazzo scatenato, ci voglio mettere, cosa che non consiglio, io l'ho portata solo per far vedere che si può affilare con tutto, perché pezzotti così avete l'amico che ve li regala, dai su, si può affilare con tutto, ma questo, lo zugo sopra l'Ardesia Ligure, non ve lo consiglio, durezza impressionante, mettete un'ora e mezza per rifare il filo al rasoio, il filo, se poi dovete partire la bisellatura, amen. Ripeto, eccole, le Asano Shironagura, ma un triste da Asano Shironagura di media qualità, quante volete pagare? 30 euro a pezzo, con 90 euro vi siete fatti 3 grit differenti, 3 finezze differenti. Vi interessa solamente quella da finitura, una quarantina di euro se prende quella buona, e non sto neanche nominando la Coma, che è la più veloce ma non è la più fine, e costa tanto perché le miniere sono chiuse da più di 50 anni, e mentre qui ci sono tante scorte ancora, sono tantissime pietre, tonnellate di pietre che ancora stanno dentro i magazzini dei grossisti, che non ancora il mercato non l'hanno visto. Purtroppo per la Coma queste scorte non ci sono, se ci sono arrivate al lumicino. Se no prendete, l'ho fatta vedere tante volte, la Cugio, che stiamo a parlare quanto? 15 euro, 20 euro di frammento neanche, ma pure questa avrebbe lavorato alla grande. Per cui il gemellaggio italo-nipponico si può fare con ottima soddisfazione. Va sicuro che l'ho provato in tutti i modi ad accoppiare pietre europee con le pietre giapponesi, anche le ardesie di Nicolas vanno più che bene con le fanghiglie. L'unica accoppiata che sinceramente non vi consiglio, a quel punto vi consiglio di cambiare proprio pietra d'affilatura, aspettate che l'ho sporcata la pietra, è questa. Non va bene l'Ardesia con la belga gialla, ma volendo una bout di belga gialla, tra l'altro questa è pure nelle latnese, quindi pure bella cremosa, ma non l'ho fatta, non ve l'ho fatta neanche vedere, perché questa, la belga, fa della dolcezza la sua arma principale, dolcezza che raggiunge non con finezze estreme, ve lo ripeto un'altra volta, le raggiunge perché ha un particolare tipo di grano abrasivo sferoidale, immaginate la pallina da golf, una sfera sfaccettata, per cui anche quando va a lasciare dei solchi più grossolani, perché questo lo possiamo considerare, scusate la bestemmia se nomino il grit, ma una belga gialla può stare intorno agli 8000, quindi non grit mortalmente sottili, però a 8000, con quei segni lasciati da un granato sferoidale, i marchi sono smussati e quindi il risultato è tanta dolcezza sulla pelle. Ecco, quindi andare a fare una fanghiglia di belga gialla non su un'altra belga, ma su un'ardesia, mortificherebbe il lavoro in dolcezza
della belga la, e quindi l'accoppiata non sarebbe utile neanche all'Ardesia ligure, perché non ne trarrebbe nessun beneficio. Mentre andando a metterci degli abrasivi come quelli portati dalle pietre giapponesi, che oltretutto migliorando l'impasto, si raffinano, la sospensione diventa cremosa, si va su, si va su, si va su, insomma, voglio dire, ve lo faccio rivedere per l'ultima volta e poi chiudiamo. Dico, ecco, guardate, levo tutti questi marchi, guardate, anzi, visto che non serve più fare le marche, vediamo, ve la faccio vedere, ecco, su quest'altra immagine che ha una colorazione diversa, però forse è leggermente più nitida perché salta un passaggio. Voglio dire, 320 ingrandimenti, ormai vabbè siete abituati a questa, vi lascio questa, 320 ingrandimenti, Ardesia ligure con una sospensione di, ti ripeto, di una tomo veramente economica, quindi non ricavata, questo non è un frammento di una pietra di lusso sacrificata, declassata a livello di tomo. Questo è veramente una cosarella veramente economica e di qualità media. Ok ragazzi, quindi io chiudo, ma credo anche chiudo l'anno con i video, visto che è il 29, quindi approfitto per farvi gli auguroni a tutti quanti e chiudo sicuramente i video con l'Ardesia, almeno che proprio, perché già forse è l'unica pietra che io ho dedicato 3 video in breve, a una breve distanza di tempo. È una pietra italiana, mi fa piacere, è una pietra sottovalutata, per cui mi fa piacere ritirarla su anche di reputazione. Per cui aspettate che mi riprendo il mouse e mi punto, pronto per finire. Io spero che vi abbia interessato, se no io comunque mi sono divertito. Allora vi auguro una buona fine dell'anno, un buon inizio, come si dice. Li auguro a tutti quanti e vi saluto con l'ultimo ciao popolo del 2022. Ciao popolo!